Oggi vi parlo di un monitor esterno con una funzionalità realmente pazzesca. Aiuterà tutti voi videomaker a creare contenuti in maniera molto più semplice e rapida. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la recensione di un monitor esterno. Infatti sono stato contattato da Porkis per avere una recensione su un loro nuovissimo prodotto. Stiamo parlando di questo, si chiama LH7P ed è un classico, almeno sembrerebbe un classico monitor da 7 pollici. Così non è, ha una funzionalità, come vi dicevo nella intro, che farà gola veramente a tantissimi di voi. Parto facendovelo vedere un po' più nel dettaglio. Siamo davanti a un monitor da 7 pollici con ben 1000 nits di luminosità. Cosa vuol dire questo? Che se andate ad utilizzare questo monitor in esterna sotto i raggi del sole riuscirete tranquillamente a vedere cosa state registrando. Porkis mi ha inviato anche questo, che credo sia opzionale, come vedete non ho neanche aperto, e sono le classiche 3 bandiere che si mettono intorno al monitor esterno per non far arrivare i raggi del sole. Io ho fatto molte prove e vi dico la verità, anche con i raggi del sole diretti sul monitor vedrete tutto alla perfezione. Ma partiamo dal lato superiore. Come vedete, da F1 a F4 abbiamo ben 4 bottoni programmabili con quello che vogliamo noi. Sulla destra abbiamo un selettore che servirà per abilitare o disabilitare il touch. Sì, questo è un monitor touch con 1000 nits di luminosità e 7 pollici. Sulla destra abbiamo un selettore per sganciare la nostra batteria e poi ne abbiamo un altro per accenderlo e spegnerlo. Sui 3 lati abbiamo 3 viti da 1/4, quindi potremmo andarlo a metterlo sia in orizzontale che in verticale. Molto comoda questa cosa. Partiamo da sinistra. Qui sotto abbiamo un ingresso per poter alimentare questo monitor esterno con una normale carica batterie, quindi a presa elettrica. Possiamo andarlo ad alimentare grazie a questo connettore anche con una V-Lock. Poi abbiamo un HDMI in, un jack per le cuffie in uscita, una USB-C e dopo la vite fotografica abbiamo un HDMI out. Nella parte posteriore invece abbiamo l'alloggiamento per le batterie NPF. Quindi ricapitolando, possiamo andare ad alimentare questo monitor con delle classiche batterie NPF della Sony, possiamo alimentarlo grazie a una V-Lock o possiamo alimentarlo con un caricatore da rete elettrica che però non troviamo in confezione. Il monitor così senza batteria ed accessori pesa 285 grammi, che non sono affatto tanti calcolando appunto che è un monitor da 7 pollici, veramente peso piuma. Ha una risoluzione Full HD, quindi chiaramente voi potete passare il vostro 4K in Full HD su questo monitor per vedere cosa state registrando, e all'interno di esso abbiamo veramente tantissime funzionalità veramente professionali per riprendere al meglio. Una volta acceso uscirà questa scritta sul monitor e una volta inserita la HDMI avremo la possibilità di utilizzarlo. Vi cito qualche funzionalità che ha questo monitor che però troviamo bene o male in tutti gli altri monitor, come ad esempio il peaking. Quindi non è il peaking della macchina fotografica ma il peaking del monitor. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi andiamo a utilizzare ad esempio la messa a fuoco automatica della macchina, sul monitor vedremo perfettamente cosa la macchina sta mettendo a fuoco, perché avremo delle bande rosse che andranno ad indicare proprio dove è il fuoco in quel momento. Abbiamo la modalità zebra assolutamente customizzabile, abbiamo il false color, c'è la modalità LUT, quindi sì, all'interno del monitor ci sono già veramente moltissime LUT per praticamente tutte le macchine fotografiche. Ad esempio io per questo tipo di contenuto così su YouTube utilizzo S-Log 3 e all'interno del monitor ho già la LUT dedicata per questo tipo di contenuto. Ho visto che è presente per praticamente tutti i brand di macchine fotografiche, ma grazie alla USB di tipo A possiamo andare a caricare tutte le LUT che vogliamo. Inoltre abbiamo la funzionalità Luma Waveform, abbiamo il waveform dell'RGB, abbiamo i segnali audio, insomma è un monitor che ha veramente di tutto. Tutte le funzioni di cui vi ho parlato fino adesso e che avete
visto proprio al volo, sono tutte estremamente customizzabili. Fin qui però il monitor è un classico monitor esterno, ok? Queste sono funzionalità che trovate più o meno in tutti i monitor. Lui ne ha una che è veramente una bomba atomica e adesso ve la spiego. All'interno di questo monitor abbiamo sia un modulo Wi-Fi sia un modulo Bluetooth. Il modulo Wi-Fi è pensato per le macchine Sony, come ad esempio A7 IV e similari, mentre il modulo Bluetooth è pensato per le Blackmagic. Per quanto riguarda il Bluetooth, serve appunto per le Blackmagic e a quanto ho visto sul sito, non ho una Blackmagic per fare la prova, però per quanto ho visto sul sito possiamo andare a remotare su questo monitor tramite il Bluetooth il segnale video, quindi potremo vedere quello che sta registrando la macchina fotografica senza alcun cavo. Per quanto riguarda invece il Wi-Fi, che è pensato appunto per le macchine Sony, non è pensato per il video, quindi per avere la visualizzazione del video della macchina fotografica sul monitor abbiamo bisogno comunque del classico cavo HDMI che comunque vi danno in confezione, ma è pensato per poter remotare tutte le funzioni macchina direttamente sul monitor. Mi spiego meglio. Una volta che riusciremo a connettere il monitor esterno alla macchina fotografica, e su questa cosa devo aprire una parentesi ma ci arrivo tra pochissimo, possiamo infatti andare a comandare la nostra macchina fotografica Sony tramite il touch di questo fantastico monitor e potremo andare a comandare tempo, ISO, diaframmi, fuoco e FPS. Non in ultimo avremo anche il tasto REC. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo andare ad avviare una registrazione non dovremmo schiacciare sul tasto rosso della macchina fotografica o sul tasto di scatto della macchina fotografica, ma lo potremmo fare direttamente dal monitor su un tasto dedicato touch, molto più comodo. Come potremmo andare a cambiare tutti i parametri macchina, quindi tempo, ISO, diaframmi e addirittura il fuoco. E questa funzione è veramente una bomba atomica che non ho mai avuto su nessun altro monitor esterno. La funzione del fuoco touch direttamente sul monitor mi è piaciuta da morire e lo andrò a utilizzare proprio per questo tipo di contenuti. Infatti, se io vi voglio mostrare questo, che non è nient'altro l'adattatore per la slitta flash che va poi sul monitor, lo trovate chiaramente in confezione, come vedete ha messo a fuoco perfettamente questo oggetto. E questo perché sono andato a metterlo davanti al mio viso. Se io questo oggetto lo metto qui, vedete che rimango a fuoco io, ma l'oggetto non riuscite a vederlo? Ecco, in questo caso io potrei fare una roba del genere, andare a tappare sull'oggetto direttamente sul monitor esterno e sarei a posto. Questa è una delle tante funzioni che sicuramente andrò ad utilizzare. Infatti mi capita spesso di mostrarvi qualcosa e come vedete anche in questo caso diventa un problema, devo andare sempre a metterlo davanti al viso. Volevo però tornare sull'accoppiamento tra macchina fotografica, nel mio caso A7 IV, e questo monitor. Allora, Porkis me l'ha inviato più o meno un mese fa e ho passato le ultime 2 settimane a cercare di accoppiarlo con la mia Sony A7 IV e ragazzi non ci sono riuscito. Sono andato anche da Guido, che ha un'altra Sony A7 IV, per capire se fosse la mia il problema e anche con la sua non sono riuscito a farlo funzionare. Quindi ho scritto a Porkis dicendo ragazzi io che recensione vi faccio di questo prodotto se non riesco a utilizzarlo. Loro mi hanno inviato un sacco di video tutorial, io li ho seguiti alla lettera e non sono riuscito a utilizzare questo monitor. Avevo perso realmente tutte le speranze, quindi avevo scritto ragazzi ditemi voi se volete ve lo rimando, io è inutile che faccia una recensione fatta così, quando inaspettatamente è arrivato un aggiornamento firmware per la Sony A7 IV. Sono andato a fare quest'ultimo e in un secondo sono riuscito a connettere il monitor esterno tramite il Wi-Fi con la macchina fotografica. Ci ho messo veramente un secondo e funziona alla perfezione. Perché vi sto dicendo questo? Perché se avete Sony A7 IV, A7 III, A7S3, FX30, FX6 o insomma quel tipo di macchina lì, probabilmente avrete lo stesso problema mio se non avete aggiornato la macchina fotografica.
Siccome è uscito un aggiornamento per tutto questo tipo di macchine, fatelo e vedrete che non avrete nessun tipo di problema per poter andare a utilizzare questo monitor. Per la compatibilità di questo funzionamento remoto wireless con le macchine Sony vi lascio qui sotto in descrizione il link al sito di Porkis dove c'è scritto precisamente tutti i modelli di Sony supportati. Ma veniamo a noi, mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Ragazzi, ve lo dico tranquillamente, dopo l'aggiornamento della Sony è veramente una bomba atomica di monitor. Allora, si vede benissimo, il contrasto è ok, i colori che andate a vedere sono assolutamente ok, è comunque molto leggero, 285 grammi come vi dicevo a inizio video. Ma la cosa che mi è piaciuta più di tutti chiaramente è la funzione di remote control della macchina stessa direttamente dal monitor. Per me fa assolutamente la differenza perché in un tipo di contenuto così la mia macchina chiaramente è al contrario, ovvero i tasti sono dietro la macchina e per andare a mettere a fuoco un prodotto per me è un casino. Avere un monitor esterno come ce l'ho adesso di un'altra marca qui sotto ma che vado a schiacciare con il touch e metto a fuoco dove voglio, per quanto mi riguarda fa tutta la differenza del mondo. Per i professionisti credo che sia comunque un monitor super top, anche perché poter andare a cambiare i parametri macchina direttamente dal monitor e non dalla macchina, specialmente se è riggata, specialmente se è piena di fili, penso che sia una funzionalità molto interessante. Ma veniamo al prezzo. Allora, l'ho visto su tanti siti diversi, da quello di Porkis, ve lo lascio qua sotto in descrizione il link al loro sito, ad Amazon o a vari store. Diciamo che il prezzo va tra i 340 e i 420 euro, quindi una media è più o meno 380 euro. Per 380 euro avere un monitor esterno da 7 pollici con 1000 nits, touch e con la funzione di controllo remoto per quanto riguarda le Sony e per il video remoto col Bluetooth per quanto riguarda le Blackmagic, secondo me è super ok come prezzo. Io ve lo consiglio, come vi dicevo, quando finirò questa recensione andrò a smontare il mio monitor che ho qua sotto e andrò a montare lui, e questo perché questa funzione di controllo remoto mi è piaciuta veramente tantissimo. Va bene ragazzi, penso di avervi detto tutto su questo monitor esterno. Fatemi sapere con un commento cosa pensate di questo video. Se avete delle domande fatemele sempre qui sotto nella sezione commenti. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!